posizione di questo parcheggio è davvero graziosissima. Tranquillo, rilassante, la strada a fondo chiuso, questa che porta a Las Playas, e quindi traffico ce n'è veramente poco, una notte silenziosissima. Siamo proprio sulla spiaggia, fronte mare, con quest'area ricreativa dove c'è tutto, c'è bagno, ci sono tavoli coperti dalla tettoia, barbecue, la spiaggia è di sassi, ma volendo c'è un ponticello in pietre che permette di raggiungere facilmente il mare. Dai, adesso si riparte. Mauro freme perché, visto il sole e la temperatura buona, vuole andare a scoprire altri posti di quest'isola meravigliosa. Allora, questa scultura è un omaggio alla Bajada, che è la processione molto sentita qui all'isola di El Hierro, che parte dalla Virgen de los Reyes e a piedi percorre il centro dell'isola fino a raggiungere Valverde, la capitale. Sono circa 26 km di strada e questa processione viene effettuata il primo sabato di luglio ogni 4 anni, e questa statua è un omaggio proprio a questa Bajada e è fatta di materiali riciclati, frutto dell'artista Rubén Armiche, un artista erregno, e la base di questa struttura è tutta fatta di materiali ferrosi, lavatrici, e qui ci hanno prodotto musi di 2 ballerine, anche se sembrano un po' maschietti. Questa è proprio la rappresentazione delle persone che percorrono la processione. Qui si vede il materiale riciclato, qui blister di pastiglie, vetro. Anche la bettina farà parte del materiale riciclato? Mi vuoi riciclare? Ricicliamo la bettina? Beh, se è necessario. La scambio con una riciclata di 25 anni? Ti piacerebbe, Mica male. Perché non ce la fai più, Mauro. Dammi una di 25 anni e poi ne parliamo. Ci sono degli specchi, dei vetri. Vedi, se avessi 25 anni passeresti più comoda lì sotto. Simpatico che sei. Passa tu invece che sei giovane. Io ci passo come niente, guarda. La cabeza! Praticamente questa statua che rappresenta la Bajada è una discarica. Esatto. Un modo originale per fare una discarica, praticamente. E questo è il paesino di Ecedo. Ed eccoci arrivati anche in fondo a questa strada stretta stretta. Siamo al Charco Manso, una strada a fondo chiuso con un chioschetto, e c'è anche un bel ciarco, ma al momento con il mare e il vento che c'è è impossibile avvicinarsi. Spruzzi di mare, di spuma di mare ovunque.
Guardate qui sotto quante conchiglie spinte dalla forza del mare e delle onde. Mare bello tosto oggi, Allora, ci siamo fatti una sosta qui al Ciarco Manso per pranzo e ora si riparte nuovamente. Questa strada è bella strettina, curvosa da montagna. E proviamo ad andare in questa stradina, guardate com'è piccola. Altra stradina per raggiungere invece un altro piccolo borghetto di pescatori che è il Pozo de las Calcosas. Questo invece è l'ostello in questo piccolo borghetto isolato dal mondo, dove ci sono 4 autobus al giorno che portano poi nei paesini un po' più grandi, più a nord. E qui siamo nell'ostello di Las Calcosas. Il proprietario è un francese e ora vi facciamo vedere l'ostello molto easy. Sorpresa, sorpresa! Noi veniamo qua, in questo luogo stupendo dell'isola di Hierro, in questo borgo che si chiama Pozos de las Calcosas, dove abbiamo trovato questa casa coloratissima, è una cosa meravigliosa, e dove abbiamo trovato questo ostello, guardate. Ci ha attratto principalmente il baretto self-service che vi abbiamo fatto vedere precedentemente, e dopodiché abbiamo conosciuto anche il proprietario, che si chiama, com'è? Le votre nome? Thomas. Thomas, che è un francese che si è trasferito qua con la famiglia e ha organizzato tutto questo tipo di struttura. El hostal aquí está abierto hace 7 años, lo abrimos en 2019. Tenemos dormitorio compartido, mixto para 4 personas, femenino también, y tenemos también algunas habitaciones privadas. Y después tenemos un montón de terraza exterior, el jardín, diferentes terrazas por ver la puesta del sol. Hacemos cena comunes con nuestras clientes, con cena de cultura francesa adaptada a la cultura española. ¿Español? Por ejemplo, hacemos muchas veces raclette. Raclette es queso fundido, pero con el queso Ireno, las papas arrogadas y el jamón serrano. Y también hacemos la experiencia con nuestros clientes de hacer la marmelada juntos. Hay veces vamos en la montaña recoger amapolas o cactus. Sia di quelli raccolti in riva al mare che quelli in altura, che hanno 2 gusti completamente diversi, vengono prodotte da loro e vengono offerte, che sono veramente squisite. Qui al Pozos de las Calcosas c'è un delizioso villaggio di pescatori, guardatelo qua sotto. Purtroppo da dicembre dello scorso anno l'accesso a piedi lungo la stradina è interdetto perché è avvenuta una frana, come si è visto qui in alto, e quindi queste case sono inaccessibili in questo momento. Tomás ci ha detto che sono principalmente seconde case di gente di qui, di El Hierro, de Valverde,
oppure anche di Tenerife che vengono a passarsi il weekend in relax. Però purtroppo adesso è tutto interdetto, tutto chiuso e non è possibile arrivarci, neanche per noi a piedi, possiamo solo vederlo dall'alto. Però il posto è delizioso. Insomma, insieme a Tommaso adesso abbiamo organizzato una cena sabato sera, torneremo qui e ci sarà una cena di gruppo con altre persone, quindi veniamo a vedere com'è la situazione. Mi piace il mio amore perché si commuove per queste storie particolari di persone che costruiscono la loro vita in un posto diverso dal mondo. Non è che mi commuovo, è che sono attratto da questa che è la capacità delle persone di riuscire ad essere sociali, non social, sociali, creandosi dal nulla un pochettino tutto, ok? Basta un po' di iniziativa, basta un po' di volontà e nulla è impossibile. Almeno io l'ho sempre pensata così. Piangersi addosso non serve. Rimboccarsi le maniche e darsi da fare è importante. E si conoscono storie di vita, persone che hanno comunque qualcosa da dirti, piuttosto che parlare del tempo, della meteorologia e lamentarsi dei governi. Ascoltare queste persone ti permette di apprendere, di acquisire qualcosa, perché sono storie di persone che hanno sempre qualcosa da dire. E questo è importante. E questo vorremmo anche esserlo noi anche con voi. Speriamo di potervi trasmettere qualcosa, di poter avere sempre qualcosa da dirvi. Tutto qua. Questo è quello che mi permette il viaggio. Il viaggio permette acquisire conoscenza, acquisire cultura. Sapete, come ho sempre parlato, noi sempre diciamo la differenza tra il turista, la frase non è mia, ma è di Natalino Balasso. Il viaggiatore importa conoscenze, il turista esporta ignoranza. Il posto de las Calcosas è un posto particolarissimo, il villaggio nuovo è appena qui sopra, mentre il villaggio vecchio è qua sul mare. Purtroppo una frana l'ha reso inagibile, ma il posto è delizioso. E stiamo tornando al Pozo de las Calcosas, un posto che abbiamo raggiunto pochi giorni fa perché stasera abbiamo un appuntamento che tra poco vi facciamo vedere. Finalmente è uscito il sole, c'è sempre vento, ecco dove è posteggiato il camper. E questa sera saremo lì. Tra una mezz'oretta ci spostiamo per andare dagli amici dell'ostello. Questa sera ci aspetta serata raclette. Ma quindi l'hai detto dove siamo? Sì, lo pronuncio malissimo, quindi vuoi ripeterlo tu? Va benissimo. Ma puoi anche dirlo tu. No, lo dici tu. Siamo al Pozo de las Calcosas. Ecco la Bettina che si sta attivando per preparare la serata assieme ad altri compagni, altri amici. Diana? Hello Diana? And you? Sebastian. Sebastian? Peter. E Peter. Cena, raclette. Raclette penso con il formaggio locale. Hello? Hallo,
I'm Carola from Germany. Carola, hello Carola, Hello. ciao! Y entonces tienes raclette con el queso herreño, tienes papas arrogadas blancas u roja, vino blanca u roja, hay diferente charcutería. Abbiamo la raclette con formaggio di capra. Adesso la sa. Il regno. Formaggio di capra sciolto. Pensavo fosse così buono. Buongiorno. Buongiorno a tutti! Allora, abbiamo trascorso una bella serata ieri in compagnia all'ostello del Pozo de las Calcosas. Abbiamo degustato una raclette, che è un tipico piatto francese, visto che i proprietari dell'ostello sono francesi, però invece che con il tipico formaggio della raclette, che è un formaggio savoiardo, con il misto capra-vaca e regno, un formaggio particolare. La cosa ci ha gradevolmente sorpreso. Diciamo che soprattutto noi, io soprattutto che ho vissuto in Svizzera proprio al confine con la Savoia per tanti anni, conosco particolarmente bene la raclette, e questa variazione di raclette e regna è stata estremamente gradevole. Non bisogna essere superstiziosi, Betty, perché ieri sera ti ricordi quanti eravamo? In 13. Ecco, alcuni dicono no, non si può stare a tavola 13. Comunque è valida, proprio valida, mi è piaciuta. E le persone con cui eravamo un misto, francesi, tedeschi, svizzeri, spagnoli, ungheresi, c'era un ragazzo ungherese, e noi italiani ovviamente. È stato carino in un certo momento che è stata letta una poesia nelle 4 lingue, francese, italiano, tedesco e inglese, ed è stato un momento molto particolare, quindi una serata gradevole e gradevolissima. Però ora è arrivato il momento di ripartire di nuovo. Allora, aggiorniamo i follower. Siamo tornati a Valverde, la capitale dell'isola. Perché? Abbiamo un altro appuntamento oggi con degli amici che abbiamo conosciuto ieri sera per un pranzo canaro, e quindi siamo qui nella capitale per passare questa domenica, in compagnia. diciamo questa domenica canara, come fanno quasi tutti i canari che si ritrovano la domenica, pranzano tardissimo, sono quasi le 3, per cui ci adeguiamo. Appuntamento è alle 3:30 quindi del pomeriggio. Forse si riesce ad anticipare un po'. Speriamo. Ecco qua, Betty è già dentro, i nostri amici ci aspettano in questo bel Castro Bar La Nobleza.
Ci stiamo gustando un Ostatu, che è una crianza roja del 2022, quindi ha bisogno di ossigenarsi leggermente a un 14 gradi e mezzo, però veramente ottimo.